Salve a tutti e bentornati su The Silicon Channel. Come vedete oggi c'è il doppio punto di vista. Sto sperimentando questo nuovo modo di registrare. Scusate se mi vedete di spalle, ma la mia stanza non è adatta a fare questo tipo di riprese, quindi va bene. Allora, cominciamo. Come vedete qua mi sono fatto abbellire la guida che uso per fare video. Allora, ho fatto due versioni, una l'ho fatta fare al modello che avete visto nel video precedente, nel video del modello Mistral. Questo è quello che è uscito fuori, in pratica ve lo ingrandisco, ok. È una pagina bianca, io ho il tema nero, però è una pagina bianca con testo nero molto scarna. E avevo detto di abbellirla con stile cyberpunk, eccetera eccetera. È impazzito, è iniziato a macinare all'infinito senza fare niente, quindi ho preferito dargli solamente come input una pagina semplice in HTML ed è riuscito nel compito. Però praticamente è la stessa cosa che io ho fatto usando l'editor, che forse era già aperto. Ok, praticamente è la stessa cosa qui, molto scarno, cioè non cambia niente. Quindi mi sono ingegnato, sempre con Claude, e ha tirato fuori questa roba. Io la volevo un po' più, diciamo, con colori pastello. Ho fatto sta cosa molto stile mistico, non lo so, devo calibrarlo meglio. Addirittura c'è il sole che cambia luminosità, che pulsa, quindi wow, una pulsar. E niente, poi ho detto volevo i colori del tramonto, però qua proprio più del tramonto mi ha dato i colori del crepuscolo. Diciamo che forse ChatGPT è un po' avanti in questo, anche se io non gliel'ho mai chiesto di farmi una pagina HTML, quindi non saprei. Banda alle ciance, cominciamo. Allora, volevo presentarvi questo programmino, che è il programmino per la dettatura vocale. È semplicissimo da installare, non richiede chissà quale tipo di configurazione, c'è solo da smanettare un attimino col file di configurazione, c'è da capire bene il vostro hardware, perché praticamente sulle schede Nvidia io ero convinto che si potesse usare CUDA, ma non è così, perché in pratica CUDA è supportata fino all'architettura Compute 7.5 e la mia GTX 1080 praticamente non è supportata perché ha la Compute 6.1. Cosa ho fatto? Io prima l'avevo installata per farla andare con CUDA e non andava, mi dava problemi, scheda video, cioè non è che non andava, praticamente partiva il processo, schizzava in alto il processore, caricava il modello in memoria, però dopodiché non faceva niente e lui in teoria o doveva scrivere ciò che io dettavo nella clipboard degli appunti di sistema, io poi potevo incollarla dove desideravo, oppure doveva partire in automatico la scrittura nel campo di testo selezionato e ciò non avveniva. Quindi ho capito che c'era da installare questo pacchetto qua, che è praticamente il pacchetto classico, quello che in teoria funziona solo sulla CPU, quindi solo sul processore, però si può customizzare dandogli in pasto alla scheda video tramite l'API Vulkan, quindi non più CUDA ma Vulkan, che ci salvano sempre il sederino quando ce n'è bisogno e ce n'è stato bisogno più di una volta con la mia 1080, quindi non scoraggiatevi se non vi funziona, non so, io con AMD forse non vi funziona ROCm, avete una scheda un po' vecchiotta, potete provare con Vulkan, tra l'altro le schede AMD vanno benissimo con Vulkan, che io sappia, quindi dovreste avere anche delle prestazioni in teoria migliori rispetto a quello che ho io con le schede video Nvidia. Quindi il pacchetto da installare è questo, da Aur, è VoxType-bin. Dopo che l'avete installato, in pratica dovete aggiungere il vostro utente al gruppo input. Quindi groups pipe grep input. Quindi i gruppi, catturami il gruppo input e dimmi che c'è dentro. In pratica c'è il mio utente, Super H. Fatto questo, voi poi dovete riavviare la sessione, quindi c'è bisogno che riavviate il computer, basta fare chiudi sessione. Dopodiché col comando voxtype setup model, che vi faccio vedere, io non so perché non ho avviato, ok,
Praticamente poi va a vedere tutti i modelli che potete installare, dal Tiny, che è quello più leggero e il meno accurato, che pesa 75 MB, sono tutti modelli di OpenAI, e praticamente Whisper, lo stesso che vi ho fatto vedere nel video dei sottotitoli, che serve appunto per trasformare l'audio in sottotitoli e poi da aggiungere nei video, fino al modello Turbo, che è quello raccomandato per le GPU. Io al momento sto usando il Large V3, che è quello più grosso e più accurato. Lo faccio girare tramite Vulkan sulla GPU, però a me, cioè io preferisco questo perché c'è messo che anche se non è il più veloce è il più accurato, quindi va benissimo questo. Poi in base alla vostra memoria video, diciamo che non pesa niente alla fine. Cioè, considerate che questo modello verrà caricato in memoria, quindi verranno caricati 3 giga, più mettete quei 500 mega di interfaccia grafica, programmi aperti che avete. Diciamo che se avete anche una memoria di 4 giga, una memoria video di 4 giga, ce la dovreste fare. Poi qua ci sono altri modelli che non sono disponibili, questi me li fa vedere. Addirittura questo è ottimizzato Nvidia, Fast Conformer, però ci sono solo alcune lingue qua in inglese. Io non so se poi questi sono, il mio funziona, questo di qua funziona con l'italiano, l'ho provato, già lo sapevo con i sottotitoli, quindi non ci sono problemi. Poi voi digitate il numeretto, questo volete il modello 5, date invio, lui ve lo scarica e in teoria già ve lo setta come predefinito. Io ne ho installati due, che sono questi, il Large V3 e il Large V3 Turbo. Ok, dopo aver fatto ciò praticamente date questo comando che è Box Type Setup. Praticamente lui va a controllare che ci siano tutte le dipendenze installate, anche se in realtà il comando io non lo faccio perché ora ho paura che si resetta. Non so. Sì, ok. Non ho distrutto niente perché ogni volta ho paura di distruggere le cose. Praticamente vede se ci sono tutte le directory con le configurazioni, setup completo, non manca niente, rileva il modello. Allora, qua in pratica lui va a vedere come voi avete settato il pulsante di accensione della registrazione audio in pratica. Quindi io ho GNOME con il gestore delle finestre Matter, questa roba qua. Però se voi avete, è Wayland soprattutto, non uso Xorg. Se voi avete altri desktop environment, lui prevede di installare, però più che altro penso che siano per dei desktop un po' più scarni, perché lui dice se non hai una barra di sistema come quella in alto che c'è su GNOME, praticamente devi installare sta Waybar che funziona come una barra dove lui va forse a posizionare un'icona per il controllo, anche se a me icone non me le dà queste icone, quindi non so. Io siccome ho cercato per la mia configurazione, in questo caso va bene senza l'installazione di questa Waybar. Per settare i pulsanti praticamente, ora poi ve lo faccio vedere. Poi qua ci sono dei comandi utili che io ho segnato anche qua nella guida. Ecco, qua compare questa Waybar, il compositor, quindi lui qua dà per scontato che voi abbiate Hyperland, Sway o River, però nel mio caso c'ho Matter, quindi vabbè, io poi questi comandi li ho segnati qua in fondo alla guida, ora ve li faccio vedere con la calma. Poi ok, setup iniziale, quindi verifica che non manchino le componenti con il comando voxtype setup, che è questo di qua. Praticamente più o meno fa la stessa cosa, in più qua controlla che il vostro utente sia aggiunto al gruppo input per poter funzionare correttamente. Poi il display server ha rilevato Wayland sul display 0. Questi sono dei componenti per la trascrizione di ciò che voi avete dato come input vocale. In particolare, ecco qua dice che il daemon è disattivato, ora lo attiveremo. Questo Waidu Tool o Idu Tool, non so come pronunciarlo, questi nomi strani, comunque praticamente è installato e questo è fondamentale perché è quello che andrete a usare principalmente su GNOME. Poi su altre piattaforme, soprattutto se usano Xorg, praticamente voi andrete a usare probabilmente o questo WType o questo WLCopy. Dovrebbero essere questi due. Poi, qua lui dice, in questo caso lui usa WType, ok. Quindi il testo verrà trascritto con WType, ok. Va bene, perché poi ora del file di configurazione ve lo faccio vedere. Praticamente uno serve per copiare ciò che voi avete dettato nella clipboard e poi voi dovete fare copia e incolla. Un altro, che è questo Waidu Tool, in teoria è per il dettato in tempo reale, cioè voi dettate, chiudete con la combinazione di tasti, disattivate e scrive, che è quello che faccio io, quindi non ci sto capendo molto, questo è ancora un po' un aspetto che non ho ben capito. Il modello selezionato, va bene, all check fast, poi lui dice
io praticamente qua l'ho già fatto, potete abilitare VAD, lui l'inizio quando io ce l'avevo disabilitato avevo il Voice Activity Detection, cioè quando voi parlate lui si attiva per registrare e migliora la precisione di ciò che voi state dettando al sistema, quindi vi consiglio di attivarlo e ora vi faccio vedere come si fa dal file di configurazione. Dopo che avete verificato queste componenti con questo comando potete impostare il modello di default, quindi Vox Type Setup Model. In questo caso se voi già ne avete installato uno, lui in teoria vi va a prendere quello lì. In pratica, se non ve lo fa, date questo comando Vox Type Setup Model e lo potete selezionare. Si riavvia la sessione utente, anche se questo forse non c'è bisogno, questo non ricordo sinceramente. Comunque se c'è bisogno lui ve lo dice, lui vi dice raga dovete riavviare la sessione utente. Dopodiché abilitate Why Tool System senza il sudo, non so perché. Me lo è richiesto così, senza il sudo, systemctl --user enable -, now. Questo è enable se lo volete lasciare sempre acceso. Eventualmente potete usare start semplicemente. Quindi lui lo va a attivare. Poi fate lo stesso con vox type, anche se si può attivare semplicemente col comando vox type daemon. Ah ok, cioè questo praticamente parte così, non in background. Perché se voi lo fate diversamente, lui parte in background senza farvi vedere tutta questa schermata. Potete fare sia con l'enable, come ho fatto con Wido Tool, oppure così, con Vox Diamond. Però praticamente questo di qua lo dovete fare dopo. Io ora l'ho fatto perché sono cretino. Dovete dare questo comando, Vox Type Setup Systemd, questo comando qua. Praticamente lui vi va a creare il file di servizio per systemd per poi avviarlo come daemon, come servizio di sistema. Ok, dopodiché fate l'avvio, quindi con systemctl --user enable --now vox type, come ho fatto per Void Tool. Dopodiché la configurazione, che vi faccio vedere con cat config.toml. Quindi praticamente da questo file voi potete fare un po' di cosette carine. L'hotkey, questo io non l'ho ben capito, perché praticamente per funzionare io ho una combinazione tasti che è CTRL ALT V per attivare. Parlo, dopodiché dopo che ho finito di parlare ripremo questa combinazione di tasti e lui mi trascrive quello che io ho dettato. Se io uso lo scroll lock, lui non me lo va a attivare. Cioè se io, che sarebbe il block score se avete la tastiera italiana, diciamo sopra le frecce, io dipende dalla tastiera che avete, se avete una tastiera completa come la mia, che è scomodissimo perché è enorme, vabbè, sopra le frecce diciamo direzionali. Ci sono altri parametri che potete cambiare. In questo caso per settare i tasti io su GNOME praticamente scorciatoie personalizzate, ok, scorciatoie personalizzate, Vox Type Start, che è questo di qua. Praticamente, vabbè, titolo potete mettere quello che volete, ho messo Vox Type Start, il comando è Vox Type Record Toggle, che potete usare anche da terminale quando volete avviare la registrazione. La scorciatoia è CTRL ALT V, semplicemente questo, perché in teoria GNOME, se voi fate la modalità non toggle ma il push to talk, che c'è pure il push to talk, cioè voi tenete premuto questo tasto, questa combinazione di tasti, parlate, poi rilasciate e lui trascrive o copia negli appunti, in teoria non è supportato bene da GNOME su Wayland, quindi io questa cosa non l'ho attivata. Infatti qua come vedete ho la modalità mod toggle, poi c'è il push to talk, questo di qua, che in teoria è il default, io infatti l'ho cambiato. Quindi se voi premete shift più la combinazione di tasti o il tasto che avete usato settato per attivarlo, potete usare un altro modello. Se avete due modelli di Whisper, che so, il tiny o il large o il medium, potete switchare tra i due, scusate, potete switchare tra i due. C'è il device default che non so che sia, sample rate, questo Whisper si aspetta i 16 kHz, quindi l'ho lasciato così, non l'ho toccato. E la durata in secondi massima della registrazione, quindi voi potete parlare fino a 60 secondi, dopodiché lui si interrompe, fa il calcolo e trascrive. Poi pause media, praticamente questo mette in pausa se avete musica e altre robe audio per appunto non affaticare la registrazione. Poi non so se in realtà c'è un problema con alza, pulsa audio o pipewire per poterlo fare andare in contemporanea. C'è registrazione audio che esce dalle casse, questo non lo so. Comunque c'è pure questa opzione che io ho lasciato commentata, quindi è di default, non so come funzioni. Qua c'è un audio feedback. Allora, lui dà la notifica
A me dà la notifica con un piccolo suono, se non sbaglio, o anche senza suono. Qua mi appare nelle notifiche cosa io ho dettato, cioè mi fa vedere la trascrizione nella notifica. Poi lui qua permette di settarlo in maniera più dettagliata con il suono, il volume level. Questo non so se sia per la registrazione, no, forse per la notifica. Poi si può usare un modello remoto, quindi voi potete dare in pasto a VoxType magari un modello remoto che avete su una macchina più potente, quindi se lo volete usare su portatile avete il modello che gira sul fisso e allora praticamente lo fate girare da remoto e il portatile così che ha 2 giga di RAM per esempio non si affatica. Qua il modello che avete settato, in questo caso io è Large V3, e lui qua dice che è Large V3 Turbo, che è ottimizzato per le GPU, è più veloce, con una perdita minima di accuratezza, però io preferisco usare il più accurato, perché il mio microfono non è granché, io qua tra rimbombo, eco, rumori, distanza, dovrei comprarmi un microfono che si deve applicare alla maglia, però non ci ho sbatti al momento. Poi qua dice end models are English only but faster and more accurate for English. Vabbè, ci sta, io in questo caso parlo italiano, dovessi fare un giorno i video in inglese potrei usare anche l'inglese, ci sta. Più che altro mi servirebbe per la traduzione, però per la traduzione io praticamente lo faccio direttamente con Whisper, non penso che lui usi modelli esterni tipo Llama per tradurre, perché io quando faccio i sottotitoli nei video li esporto sia in italiano, cioè da italiano a italiano e da italiano in inglese con Whisper, quindi questa cosa non lo so, comunque mi interessa a me principalmente l'italiano, poi mi gestisco i sottotitoli io autonomamente con i miei strumenti. Ah, c'è l'opzione Translate, quindi Translate non English Speech to English, in questo caso è false. Ok, infatti, perché io praticamente uso solo Whisper per tradurre i sottotitoli, non uso altri strumenti. Poi il numero di threads di CPU che lui va a usare, se lo mettete lui va su auto, non so se era commentato, c'era messo auto, non me lo ricordo, comunque se lo lasciate com'è quando poi installate VoxType praticamente lui se lo va a gestire in automatico, io ho messo 12 threads perché voglio essere sicuro che usi il massimo della potenza del computer, quindi ci sta. GPU device io qua l'ho lasciato 1 e funziona, mi rileva la scheda grafica, questo praticamente se avete praticamente Optimus installato o switchate tra più GPU, quindi nel caso di portatili, GPU integrata, GPU dedicata, eccetera, eccetera, o avete una GPU esterna con l'Oculink o l'USB, il Thunderbolt, eccetera, eccetera, in questo caso a me non mi interessa, quindi l'ho lasciato di default così, addirittura commentato. Poi quella fatidica voce che mi ha causato non pochi mal di testa, Flash Attention, che io ho lasciato su false e l'ho decommentato, perché la mia scheda non supporta questa roba. Quindi si riduce l'uso della memoria, migliora la velocità, però la mia scheda video non la sopporta, quindi poi praticamente o il modello va ad allucinare oppure praticamente crasha o macina all'infinito senza produrre nessun risultato utile. Poi ci sono altre voci, modello secondario, i modelli caricati massimo 2, questa è tutta roba disattivata e commentata. Eager Processing, questa praticamente io l'ho attivata, praticamente va a trascrivere i chunk mentre che sta continuando, cioè lui man mano si va a calcolare i chunk mentre che io parlo e li salva in memoria pronti per essere trascritti. Questo penso che va a velocizzare se avete una macchina potente. A me funziona anche con il PC di fortuna che ho, mi funziona, quindi vi consiglio di attivarla per velocizzare magari la trascrizione. Poi potete selezionare la modalità con cui vengono calcolati i chunk, in questo caso sono 5 secondi di audio di default, io l'ho lasciato così, potete modificarlo. Remote server per usare Whisper da remoto o tool vari di LLM da remoto per fare poi il calcolo e la trascrizione. Praticamente voi addirittura io ho scoperto che potete passare l'output, cioè tutto ciò che fa Whisper, a un modello esterno tipo Llama o qualsiasi altro, Mistral nel mio caso, per migliorare la precisione della trascrizione. Però io sta cosa non l'ho voluta implementare perché so che già i sottotitoli Whisper me li calcola in maniera abbastanza precisa. Mi sono accontentato, ovvio non è perfetto come avete visto anche nel reel che avevo pubblicato qualche giorno fa, non è precisissimo, dovrei sperimentare eventualmente, vedere se passando da Whisper a Ollama, diciamo dati registrati, lui migliora la precisione della trascrizione. Poi timeout for remote request, vabbè, queste sono tutte opzioni per usare appunto un server dove gira il vostro modello. L'output, quindi l'output qua si può selezionare type, quindi scrive con Wide Tool, stimola la tastiera e scrive, oppure la clipboard.
e in questo caso va a usare WL Copy. Io infatti praticamente sto White Tool l'ho installato, però forse lui non lo usa, perché se è vero che con... no, scusate, che cavolo dico, no? Lo va a usare, sì, perché io ho la modalità Type, sì. Come l'ho detto, quindi Type usa White Tool, Clipboard, quindi copia negli appunti e poi voi fate Ctrl V o Paste o incolla, usa WL Copy. E non so se poi questo strumento è da avviare, ma penso di no, perché quando io faccio il check qua, se non sbaglio, WL Copy, anche se io non ho eseguito systemctl enable o start, lui praticamente qua funziona, quindi non c'è bisogno. Non ha, forse è integrato, non ha bisogno di un daemon, si avvia contemporaneamente a Boxtype. Poi qua c'è il fallback, quindi alla clipboard, se non funziona la modalità di trascrizione automatica, lui praticamente va a usare la clipboard. Poi ci sono altri parametri vari come usare, prima prova con wtype, poi .tool, poi .tool, eccetera eccetera. Qua questi io li ho lasciati commentati, funzionano tranquillamente. Il type delay 0 millisecondi, quindi delay between typed characters in milliseconds, quindi il delay tra i caratteri che lui va a scrivere in millisecondi. L'ho lasciato così, non mi interessa. Auto submit, questo praticamente quando lui trascrive vi va a premere il tasto invio in maniera digitale per, che so, dovete fare il typing nella barra di ricerca del browser praticamente. Lui in automatico vi dà l'invio per avviare la ricerca, o se è un messaggio su Telegram o su WhatsApp praticamente ve lo fa in automatico. Io l'ho lasciato disattivato anche perché ho visto che fa degli errori di trascrizione, a volte anche un po' grossolani, quindi preferisco settarmelo io, cioè manualmente premere invio quando l'input è perfetto. Shift Enter New Line, alcune piattaforme come Discord, dove il tasto invio va a capo o viceversa lo Shift più Enter va a capo, c'è bisogno di fare il Shift più Enter e lui ve lo fa in automatico. Questa funzione è carina. Quindi questo è un workaround per Discord e altre app che droppano il primo CJK character. Questo non so che cosa significhi, comunque potete settarlo, io qua l'ho lasciato commentato. Restore clipboard, questo quindi salva clipboard prima della trascrizione e la ripristina dopo aver dato l'incolla. On applies to mode paste, useful when you want to return your existing clipboard. Ah, praticamente lui cosa fa? Salva nella clipboard, però non va ad alterare l'ultima cosa che avete copiato, ve la fa trascrivere. Dovrebbe essere questo. Cioè, se voi avete copiato, che so, l'email che dovete mandare all'amico e state dettando il messaggio all'amico dove dovete poi copiare l'email, praticamente lui vi va a trascrivere quello che avete fatto con gli appunti, però poi quando voi finite di trascrivere usando la clipboard, l'ultimo parametro che avete memorizzato nella clipboard ve lo tiene, cioè ve lo tiene lì, lo potete incollare. Quindi lei prima di ripristinare la clipboard, che è legato al parametro questo sopra che abbiamo visto, comandi da eseguire prima di fare l'output, io questa cosa non l'ho fatto, che funziona, questo è più per Hyperland o altri gestori di finestre con Matter. Funziona benissimo così. Post processing command per eseguire Ollama, quindi clean up this detection, quindi pulisci il dettato, fixa la grammatica, rimuovi le parole filler, fai l'output del testo in maniera più pulita possibile. Quindi ecco, dovrei provare sta roba qui, che io Ollama ce l'ho installato, c'ho Mistral, dovrei provare. Certo è che non so perché se mi tiene i due modelli in memoria nella memoria video mi crasha l'universo, quindi dovrei far sì che lui finisce il dettato, passa a Ollama e si scarica, o passa a Mistral e si scarica Whisper dalla memoria. Sta cosa, qua c'è un timeout, 30 secondi di timeout, strip leading trailing one space, quindi leva gli spazi bianchi all'inizio e alla fine del messaggio, quindi vabbè, empty, se non avete dettato nulla avete sbagliato, lui vi dà uno spazio vuoto, insomma vabbè, questo è da settare minuziosamente. Poi la notifica, una notifica quando eseguite, io questa ce l'ho su false, proverò a metterla su true. Ok, notification on recording start, questa di qua è documentata su false, io la metto su true, vediamo se questa volta funziona. Salvo con CTRL O, va bene, mentre che ci sono ce lo guardiamo così. On recording stop, quindi notifica quando si ferma, questo lo posso modificare pure, e salvo. Ecco, lui mi fa la notifica della trascrizione. Io ovviamente capisco che sia avviato perché guardo in alto, cioè qua il monitor di sistema, magari schizza il processore, schizza la scheda grafica, la memoria, quindi me ne accorgo. Però magari su altri sistemi
per capire un po' che cosa sta facendo. Più che altro se fare un po' di troubleshooting per vedere se funziona correttamente, no? Come quando io l'ho installato con CUDA, partiva la CPU e dicevo che bello la scrive, non scriveva niente, anche per capire un po' che cosa sta facendo. La punctuation, quindi lui, se dite per esempio period, per fare il punto praticamente. Poi custom word placement, tipo per dire delle parole, magari se usate delle parole spesso e lui ve le sbaglia, forse lui dite quando tu capisci, non lo so, questo sinceramente dovrei capire. Il voice activity detection, questo di qua io l'ho abilitato, poi potete fare anche i parametri, sensitività, quindi io l'ho abilitato, in questo caso io l'ho messo threshold 0.5, però questo era commentato, 0.5, quindi la soglia tra il sensitive, che è la massima sensibilità, lo 0, e l'1 che è aggressivo. Ne lascio una via di mezzo, magari migliora, perché in realtà io l'avevo abilitato, però questo parametro non l'ho toccato. Pensavo di averlo settato su 0.5, invece me l'ero dimenticato, salvo. Mean speech duration, praticamente quanti millisecondi praticamente dovete parlare per farlo attivare. Io questo lo lascio così. Qua ci sono le icone di stato sulla barra del sistema. Io qua praticamente sto display icons for waybar tra integration. Questo di qua ce l'ho commentato, ma non so come attivarlo sinceramente. Universal, no special font needed. Dovrei capire, dovrei sperimentare, perché sta cosa qua è carina. Se mi appare qualcosa tipo le emoji, è che il mio sistema non so se supporta le emoji. Dovrei capire se supporta le emoji. Ci sono i font pure, material design icons, c'è un po' di roba. Dovrei sperimentare. Ok, per state icon override optional, take precedence over theme. Quindi va sopra il tema idle, c'è il microfono così, recording, c'è il microfono quello col manico nero, transcribing con... Questa è carina, non so, provo a attivarle. Le emoji, boh, non so che cosa sto facendo. Magari impazzisce, non lo so, vediamo. Ho messo le emoji e qua ho attivato pure queste, boh, cambia qualcosa? Non lo so, vedremo. Profiles, quindi... questi sono dei profili per il post processing. Format for Slack, non so che sia, scusate l'ignoranza. Lamaran, quindi post processing, dei comandi per il post processing, quindi da passare all'AMA, quindi che so, controlla questo dettato, vedi se è tutto a posto, un po' come quello che abbiamo visto prima. Dovrei capire come settarlo e soprattutto se la memoria della mia scheda video ce la fa. Ok, output mode, clipboard, proprio questo è per quanto riguarda questa parte di modelli secondari da parallelizzare insieme a Whisper. Ok, chiudiamo. Io vado a dare sudo, no, senza sudo, systemctl box type. Perfetto, abbiamo avviato sia y2tool o y.tool, non so come chiamarlo, che VoxType, va bene. Dopo aver settato i file di configurazione, ricordiamoci appunto di eliminare, perché mi ero a volte dimenticato i commenti, quindi col cancelletto. Ok, poi qua ci sono tutti i parametri che vi ho fatto vedere, la lingua, il push to toggle, la CPU, i threads, flash attention, in questo caso GTX 1080 è supportata, l'eager processing, cioè il processare il dettato mentre che voi state parlando per accelerare il processo, però affatica di più il vostro computer. L'output mode, che è type o clipboard, quindi scrittura automatica oppure incollata agli appunti. Il VAD, voice activity detection, che abbiamo settato in maniera un po' più, diciamo, consona. Poi comandi utili, qua abbiamo VoxType setup model list. Questo praticamente vi fa vedere unexpected argument meno list setup model, forse solo setup model, sì, meno list. Ok, questo già è sbagliato, bene. Male Claude, questo me l'ha suggerito Claude, sì, cretino io che mi affido a lui comunque, perché per la fretta di fare i video poi magari non mi vado a documentare al 100% sulla precisione di quello che mi dice Claude. A meno che non lo sperimento io in prima persona e vedo che quella cosa è sbagliata, non funziona o crea problemi. Scaricare il modello, quindi VoxType Setup Model, quindi praticamente fate solo questo e vi fa vedere tutte le cose. Check generale VoxType Setup Check, VoxType Diamond per avviarlo praticamente, però vi occupa il terminale come avete visto prima, mentre se voi usate il comando systemctl enable, questi di qua, systemctl user enable now VoxType e systemctl user enable now y2tool o y.tool,
Poi avviare demoni al volo con start, anche se io questo non l'ho provato ma dovrebbe funzionare. Poi fermare i demoni al volo con stop, quindi se voi lo avviate con start, comunque dovete anche spegnere il computer, anche con disable va bene, però ve lo fa in maniera persistente. Se voi volete disattivarli istantaneamente, magari perché vi occupa la memoria VRAM, volete giocare, volete fare altro, potete usare il comando stop, quindi disabilitare i demoni in maniera permanente con disable, quindi anziché stop, disable, quindi al prossimo riavvio non vi si avvierà nessun demone, non vi andrà a occupare la memoria. Ah sì, vabbè, questa è una cosa in più, quello di fare il logout quando voi avete praticamente aggiunto il vostro utente al gruppo input, dovete fare il riavvio della sessione, non del computer, solamente della sessione. Quindi ora andiamo alla prova del 9. Funziona, non funziona, non so nemmeno se ve lo posso fare vedere, perché praticamente io qua sto registrando con OBS, quindi lui sta prendendo già in input la mia voce dal microfono. Io non so se ora registrando si incasina. Vi direi fidatevi sulla parola. Vabbè, nel video, nel reel ve l'ho fatto vedere. Posso provare, come casella di testo usiamo il terminale, provo con CTRL ALT B. Ciao amici, come va la vita? Ok, non sta facendo niente, proviamo qua. Ciao amici, come va la vita? Non va, non parte. Allora, non so perché non ha caricato il modello. Provo con box type diamond, vediamo. Ah, ok, le emoji danno fastidio, ecco. Ecco, vedete perché non sono supportate, quindi io faccio sudo nano aspettare come erano prima, ovvero disattivate. Commentiamo. Ok, poi c'è da commentare pure questo. Salvo. Esco. Restart pure. Box type, che forse nemmeno si è avviato perché non ha caricato il modello. Niente, infatti ora ha caricato, come vedete qua, la memoria video con ben 3 GB, che è lo spazio occupato da Whisper. Va bene. Vabbè, a questo punto facciamo una ricerca online, attivo il modello, mi dà la notifica e io sto parlando ora, trascriverà tutta sta roba senza senso. Transcribing, parte la GPU e qua come vedete, quello che cosa ha scritto. Allora, mi dà più o meno, manca la notifica e io sto parlando, scriverà tutta sta roba senza senso. Perfetto, perfetto, funziona. È bellissimo, non lo so, se volete scrivere un messaggio a qualcuno. Vediamo se riesco a dare un comando da terminale tutto dettato systemctl --user restart --now box type. No, praticamente in maniera letterale. Lui non è il simbolino trattino, poi anziché restart scritto rack restart, insomma vabbè, io comunque in inglese, lui è stato per registrare, per trascrivere in italiano, quindi però è una figata pazzesca, cioè io non so. Boh, probabilmente non lo userò più da oggi, però il fatto di sapere che ce l'ho è figo. Cioè, se voglio risparmiarmi di fare il typing da tastiera, sentite la mia schiena che scrocchia, è carino, è carino. Non so, magari provo a dare qualcosa di più complesso, però la punteggiatura lui non la capisce. Oh, non lo so, io sono appassionato di Formula 1, quindi magari gli dico Motorsport F1, notizie. Motorsport F1 notizie, grazie. Sì, a volte lui capisce sto grazie punto, me lo mette ogni volta alla fine, non so perché. Posso provare, proviamo qua. Vado a capo, provo a fare asterisco, 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 installazione, asterisco, 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 vai a capo, trattino, ciao, come va la vita? Infatti lui trascrive le parole in maniera letterale, asterisco, 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 installazione. No, diciamo che no. Comunque, era una cosa carina che vi volevo fare vedere. Poi, da implementare meglio, è possibile? In teoria forse sì, perché tramite Ollama, secondo me, se io già voglio dirgli interpreta quelle parole come dei simboli e non come delle parole che devi scrivere in maniera letterale, quindi magari simboli di punteggiatura, delimitatori, eccetera eccetera, numeri, cifre, segni di punteggiatura. Tramite Ollama forse io riesco a migliorare questo aspetto, cioè lui riesce a interpretare se io sto dettando dei simboli da scrivere come tali oppure delle parole, quindi non saprei. Devo capire come integrarlo con Mistral e potenziarlo ancora di più. Però già che funziona è una figata, perché io non me l'aspettavo che funzionasse. Ho detto sicuramente ci sarà qualche magagna con Linux, con qualche libreria, qualcosa che non funziona. Invece, soprattutto per il fatto dei tasti, ho detto sicuramente non prende l'input, ci sarà qualcosa che non va, invece funziona. Per questo video è tutto, io vi saluto, ci rivediamo qui su The Silicon Channel.
Ciao ciao. Ok, breve clip che inserirò nel video, non so dove. Niente, questa è una prova per fare il riquadro, insomma, come fanno gli youtuber, quelli professionali che mettono il riquadro e si riprendono mentre che fanno le robe. Scusate l'ignoranza dei miei video, però insomma sono davvero ignorante, sto imparando. Questo per dirvi che in pratica inserirò per voi un altro video dove si parlerà di rimozione rumori, eco, riverbero dall'audio, dalla registrazione audio, perché praticamente, come sapete, registro con la webcam, a volte registro con il telefono, e quindi si crea il riverbero e il rimbombo che c'è qua praticamente tra 1, 2 e il mobile. E quindi sì, dovrei mettere i fonoassorbenti come ho fatto qua sulla porta. Però l'idea di macchiare il muro non lo so, ora vedrò. Ho degli strumenti per la rimozione dei rumori di queste cose qua. Sarà probabilmente il prossimo video che porterò sul canale. Da notare anche il fatto che mi sono vestito elegante per voi, quindi apprezzate il gesto, spolliciate like, non chiedo mai l'iscrizione, però se apprezzate i video iscrivetevi dai. Ci vediamo!